Benvenuti nel mio canale di consigli e soluzioni semplificate e primitive per i vostri problemi di sartoria. Iscrivetevi perché così potremo parlare sempre di queste cose. Oggi vediamo la manica di giacche, giacconi e cappotti, come montarla e cucirla sul capo facilmente ma senza difetti e con un aspetto almeno minimamente professionale. Sto parlando naturalmente della manica a giro in due pezzi, detta anche manica stile uomo. La stiamo vedendo nel momento in cui io l'ho montata, ho lasciato le cuciture che vi sto mostrando aperte, ossia distese, no? Stirate in questo modo. La mia è una lana veramente bellissima e sottile, qualcuno potrebbe anche farle, naturalmente piegate così da un lato, ma vi consiglio di mantenere la tradizione di tenere queste cuciture aperte perché è un progetto che si presta anche per tessuti molto spessi, molto grossi e perché agevola i movimenti. Ecco qua, vi ho segnato i segni più importanti, sono quello che ho appena fatto. Uno segna il davanti della mia manica e uno la parte centrale del colmo, quello che rappresenta l'appiombo della manica. Qui dove ora vi sto segnando con il dito, due belle filze che ora vi sto mostrando già pronte, fatte con il punto più lungo che avete nella vostra macchina da cucire, parallele, equidistanti dal bordo, a una distanza massima l'una dall'altra di circa mezzo centimetro, non di più, mi devono occupare circa un centimetro, che poi è quello del margine di cucitura, no? Del mio colmo. Devono occupare appunto la parte del colmo della manica, quindi quella che presenta questa curvatura. Ora le tendo, come vedete, con le mani per raggiungere questa forma così concava che fra un attimo vedrete. In questo modo io tento, anzi ci riesco per la verità, di assorbire la parte eccedente, la larghezza eccedente della manica rispetto a quella dello scalfo del corpetto. Ok? Niente pieghe, soprattutto lì vicino, vedete? Non dovete avere pieghe perché altrimenti poi nel momento in cui cucite la manica sorgono i problemi. Deve essere così, solamente appunto questo volume, questa bella forma così arrotondata che mi deve accogliere poi la spalla, no? Eccola qua, voi seguite le immagini. Ci siamo, mi porto al ferro da stiro con lo stiramaniche, provvedo a stirare, come abbiamo detto, no, le nostre cuciture della manica e quindi anche qui posso, come state vedendo adesso, faccio questo così riesco appunto ad agevolare, evitando di formare pieghe, la parte alta appunto del colmo. Questo si può fare anche se non avete lo stiramaniche, si può fare anche poi sul tavolo, no? In questo modo che ora vi mostro. Qua. Così ecco, insistendo bene e lasciando tutto veramente molto morbido. Siamo arrivati alla parte importante, vedete sono sulla schiena, questo è il profilo spalla, sono sulla schiena del corpo della mia giacca, il tutto è rovescio, come avete visto vi ho mostrato il segno del davanti che è sempre importante, la manica è dritta, guardatela, la mia manica dritta, vedete? Quindi manica dritta e busto rovescio, questo è il detto delle sarte, manica dritta e busto rovescio, la infilo nel busto della mia giacca in questo modo e qui subito mi appresto a far combaciare il punto più importante, quello dell'appiombo che vi ho mostrato prima, ve lo avvicino così, con il profilo spalla, con la cucitura del profilo spalla, ecco qui, e subito mettiamo uno spillo. Se non ci saranno difetti nella prova, questo è un punto che noi non sposteremo, no? Che sarà definitivo. Qui scendo, mantengo la mia morbidezza nella parte delle filze. Vorrei farvi vedere che appunto si può non tirare, però tendere un minimo il tessuto del busto
per agevolare la morbidezza invece della manica. Nella parte bassa, sia la parte dell'incavo, qui sto facendo combaciare il taglietto del davanti con quello del davanti della giacca e manica. Non è necessario, però voi non necessariamente avrete i taglietti, e neanche, come vedete, le cuciture della manica e della parte ascellare della giacca non devono assolutamente combaciare, non è detto, perché dipende dal vostro disegno, possono anche al limite combaciare, ma dipende dal fianco che avete fatto sulla vostra giacca, no? Dal modello della vostra giacca. È importante vedere come è stata montata, perché dopo invece allo stesso modo poi farò dei segni, perché allo stesso modo dovrò montare anche l'altra manica. Vedete che io tendo qui anche a regolare un pochino, no? Magari la tensione del filo delle mie filze. Per questo consiglio di fare le filze con la macchina da cucire e non a mano, perché creano un maggiore attrito e quindi riuscite a gestirle meglio. Quelle a mano tendono a sciogliersi e quindi poi vi trovate di nuovo con un'ampiezza ingestibile, no? Così invece quando avete creato il vostro volume vi rimane assolutamente ferma la manica. Io mi trovo bene così. Ecco qui, vedete? Vi mostro di nuovo e sto iniziando l'imbastitura. La prima imbastitura, quella proprio così, dopo aver messo tutti gli spilli e visto di aver trovato la giusta posizione della manica e che la manica abbia aderito in maniera ottimale, procedo con un'imbastitura e man mano che vado avanti tolgo i miei spilli naturalmente. Questa è un'imbastitura molto morbida, mi serve per capire se il mio lavoro di ancoraggio della manica è stato fatto a regola d'arte, se ci sono inestetismi, e soprattutto anche per provarla, no? O sul manichino o fisicamente proprio. Vedete che qui agevolo sempre le mie morbidezze tendendo un pochino il busto, no? La parte dello scalfo. Ripeto, senza mai fare pieghe. Sono vicina alla filza, no? Quella più interna, però qui vado un pochino nel modo migliore che posso, perché è la primissima imbastitura, quindi l'unica indicazione che ho appunto sono questi spilli. Se questa parte la faccio bene, poi il lavoro è pressoché finito, però ho anche modo, insomma, di correggermi ancora. E anche di correggere, perché no, la posizione della manica se la persona, per esempio, presenta delle particolarità anatomiche, no, che devo agevolare. Ecco qua, finisco, inizio e finisco, vedete, con un punto indietro, mi raccomando, niente nodi. A questo punto combacia tutto in maniera ottimale, la giro sul dritto, dove potrò accertarmi che non ci siano difetti visibili. L'unica cosa che i volumi devono essere veramente ben gestiti. Adesso lo vediamo bene mettendo la manica sul manichino. L'unica cosa che mi si può presentare è proprio nella parte altissima del colmo un volume ancora non ben definito, perché la imbastitura è molto morbida, e che risolveremo subito. A questo punto quindi è necessario procedere, se la prova è andata bene, con l'imbastitura definitiva. Con il metro è molto meglio fare dei segni, vedete io li ho già fatti, no? Con la pennina, misurando sempre a distanze regolari 1 centimetro dal bordo che sfila lungo tutta la manica, e quindi rifare un'imbastitura che a questo punto sarà, questa è la parte importante, sarà molto più ravvicinata, i punti saranno molto più ravvicinati rispetto a prima. L'imbastitura sarà anche completamente regolare, ossia
equidistante sempre dal bordo. Sarà più o meno all'altezza delle filze. Queste filze poi verranno tolte quando noi avremo finito tutto e avremo fatto la cucitura definitiva anche con la macchina da cucire, perché si trovano esattamente proprio sul filo della mia cucitura definitiva, no? In linea di massima. Comunque si tolgono agevolmente. Ecco qui, ripeto, questa imbastitura deve essere bella chiusa, bella precisa, definitiva, soprattutto nella parte del colmo, e il risultato adesso deve essere come quello della manica finita, perché quando ora attraverserò tutta questa parte con la macchina da cucire non dovrò trovare ostacoli, spiegazzature né null'altro. Quindi ora che cosa dobbiamo fare? In sede di prova, questa è la prova, lo si vede ora in trasparenza dalla mia foto, dobbiamo inserire così volante, ancorata a nulla, inserire sulla spalla della persona o sul manichino la spallina che va semplicemente appoggiata in questo senso, ok? Noi ci occuperemo esclusivamente della spallina. Eccole qui. Ecco le nostre spalline. La spallina professionale è questa, quella che si vende adesso, ed è ha degli strati di ovatta alternati a strati di gomma a piuma, di cotone, di non tessuto, e chi più ne ha più ne metta. È versatile, come vedete ho potuto tagliarla lì vicino al profilo della mia spalla, posso maneggiarla, posso assolutamente usare la mia creatività, ma soprattutto la mia esperienza per renderla perfetta. Però ora stiamo parlando della versione semplificata, quindi ecco una spallina di quelle che troviamo già pronte. Queste sono rivestite in microfibra, non è altro che il poliestere, all'interno sono di una gomma a piuma. La vedete, io scelgo queste spalline per esempio, no, che sono di più colori, ma io le prendo bianche o nere. Sono spalline che non sono molto invasive, servono al loro scopo, che è quello di aiutare l'estetica della mia manica. Le potete acquistare e poi tenere per utilizzarle quando serviranno, perché si prestano a molti progetti. Quindi a questo punto costruiamo, una volta effettuata la seconda imbastitura e la cucitura definitiva, come vedete nelle immagini, nella stessa sede, naturalmente con la lunghezza del punto che riterrete più opportuno, ancoriamo la spallina. Io qui l'ho già fatto perché è più semplice da vedere. La spallina si troverà pari oppure ad 1-2 mm eccedente al massimo al bordo che sfila, cioè al margine di cucitura, quindi circa 1 centimetro dalla cucitura definitiva. Con il filo da imbastire, una cucitura a mano a punto indietro piuttosto lungo, e qui dove state vedendo la ancorate con 1 o 2 punti mosca oppure un lieve punto proprio lungo il profilo spalla. La cucitura fatta, ripeto, con il filo da imbastire si troverà circa a metà, adesso si vede molto bene, tra la cucitura definitiva e il margine di taglio e il bordo che sfila. Affonda nella spallina, ma naturalmente non la oltrepassa. A questo punto io ho finito, vi ringrazio tantissimo, alla prossima.